Ciao! Io sono Sonia e oggi vi farò vedere come costruire la Majora's Mask. Facciamo partire il video. Per creare la forma della base ho utilizzato questo modello fatto da Chili Cosplay che ho trovato su Etsy. Vi ho lasciato il link in descrizione. Io ho stampato i fogli un po' più piccoli in scala e ho fatto una prova per vedere se la grandezza andava bene. Poi per fare la base ho utilizzato il foam da 5 mm di spessore e ho utilizzato un pennarello bianco per tracciare le forme. Ovviamente per avere una base simmetrica ho riprodotto le forme in maniera speculare. Ho tagliato i pezzi con un taglierino molto affilato e sono stata molto attenta a tenere la lama perpendicolare al foam. Per incollare i pezzi tra di loro ho utilizzato il mastice della Pattex, che è un tipo di colla a contatto che si applica ad entrambe le parti. Dato che questa colla contiene dei solventi, è importante che la usiate in degli ambienti ventilati e anche lontano dai vostri animali domestici. Poi con la pistola termica ho scaldato il foam in modo che mantenesse una forma migliore e con il pennarello bianco ho disegnato i dettagli che mi servono come riferimento. Dato che la persona che mi ha commissionato questa maschera voleva mettere i LED sugli occhi, ho utilizzato questo foam semitrasparente che lascia intravedere la luce. Per creare la semisfera dell'occhio ho attaccato insieme questi spicchietti. Questo foam è leggermente più sottile, dovrebbe essere 3 o 4 mm e vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Dopo aver fatto entrambi gli occhi ho utilizzato la pistola termica per dargli una forma più sferica e mi sono aiutata con una specie di pallina di plastica per dargli la forma. Questo foam è un po' più sensibile al calore, perciò dovevo stare attenta a non bruciarla. Ho aspettato qualche istante che si raffreddasse e potete vedere la differenza tra le due. Ho tagliato un po' il margine con la forbice perché mi sembravano troppo sporgenti. Queste linee sono i dettagli che vanno in rilievo. Per farli ho utilizzato il foam clay. Questo di questa marca si chiama Silk Clay, ma è la stessa cosa. È praticamente una pasta modellabile che asciuga all'aria e diventa come il foam. Per incollare i dettagli al foam uso spesso l'adesivo istantaneo, anche se in realtà in generale basterebbe utilizzare dell'acqua. Ora faccio anche le punte che stanno intorno alla maschera. In totale sono 8 punte più 2 più grandi. Ho dovuto aspettare circa 2 giorni prima che si asciugassero completamente. Con questa punta del Dremel ho fatto i buchetti. Volete ridere? Questa prolunga del Dremel, quando avevo iniziato ad utilizzarla, l'ho rotta 2 volte.
sono proprio brava a rompere le cose. Anyway, ho cambiato punta per creare delle scanalature. Questa è la mia punta preferita. Vi lascio il link in descrizione anche per questa. Mi è stata molto utile per sistemare le attaccature tra un pezzo e l'altro e per smussare i bordi. Come vedete si crea un sacco di polvere sottile, perciò è importantissimo che vi copriate gli occhi, il naso e la bocca. Ho incollato gli spuntoni alla base con il mastice e poi intorno all'attaccatura ci ho messo una strisciolina di foam clay per dare un effetto un po' più carino. Come primer prima di dipingere mi piace usare il Flexbond e lo applico con un pennello piatto inumidito con dell'acqua. Ho applicato 5 strati di primer e tra uno strato e l'altro ho aspettato più o meno 2 ore che si asciugasse. Poi ho coperto gli occhi con del nastro per fare in modo che rimanessero bianchi e con la bomboletta ho applicato uno strato per fare un fondo nero uniforme per eliminare tutti i segni del pennarello bianco. Utilizzate sempre il pennarello bianco per tracciare i segni sul foam e mai la penna, la penna a sfera, quella nera, perché è testato che potrebbe riaffiorare dopo la pittura e sì, non lo fate. Per dipingere uso gli acrilici. Mi sono tenuta sempre di fianco una reference per guardare i colori. Rispetto al solito qui ho applicato un'abbondante quantità di colore e come vedete quando si asciugano gli acrilici diventano un po' più scuri, perciò per fare un colore abbastanza coprente ho dovuto fare 2 o 3 strati. Per creare le sfumature sugli occhi ho mescolato i colori ancora freschi sulla superficie. Per fare questa cosa mi ci è voluta un po' di pazienza. Ho delineato il contorno esterno al di fuori del nero con un colore quasi bianco per creare del contrasto e per fare la pupilla ho utilizzato il retro del pennello.
Con il viola ho creato qualche sfumatura più chiara qua e là. Quando dipingo ci metto sempre un sacco di tempo perché questa è la parte che mi piace di più e appunto la parte dove metto più dettagli possibili. Questa parte qui non è neanche velocizzata, cioè questa è la velocità normale. Se mi vedete dal vivo sembro una specie di assatanata. Gli spuntoni, che sono gialli, hanno decisamente bisogno di una base bianca perché colorare di giallo sul nero è piuttosto impossibile, quindi ho fatto una base bianca per poi colorarli di giallo. Perlomeno per il giallo che ho io, che è un giallo primario, non è assolutamente coprente, perciò ho dovuto fare così. Il fatto che gli occhi e gli spuntoni abbiano una base bianca invece che nera gli dà molto più contrasto e soprattutto risaltano parecchio rispetto a tutto il resto della maschera ed è una cosa che mi piace molto. Le sfumature sulle punte le ho fatte un po' più disordinate, diciamo. Ho lasciato anche un po' il segno delle pennellate. Sì, le ho fatte proprio a caso, però sono uscite fuori bene. Con il fatto che poi quando dipingo sono molto concentrata e tendo a portarmi sempre la roba vicinissima agli occhi, no? Non riesco mai a stare al centro dell'inquadratura e dovete scusarmi. Ecco, questo penso che sia la parte più estenuante di tutto quanto. Avete presente quando state cercando di mettervi l'eyeliner? Ma non riuscite a metterlo bene, quindi lo ripassate e andate avanti a ripassarlo tipo 20 volte. Ecco, proprio questo. Diciamo che per fare tutto il resto dei dettagli ci ho messo un'eternità, infatti questo è velocizzato e perciò vi risparmio l'agonia. Anche le parti arancione comunque le ho fatte allo stesso modo. Con l'aerografo ho fatto delle sfumature molto leggere, di colore rosso e anche un po' azzurro. Per finire ho ripassato tutte le parti che andavano nere e con del viola acido ho fatto un po' di sfumature qua e là con il pennello appena sporco di pittura. E per finire ci ho passato del fissativo lucido. Questo è tutto, grazie mille per essere arrivati fino a qui, spero che il video sia stato di ispirazione. Vi ricordo che tutti i materiali che ho usato sono in descrizione. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Se non volete perdere i prossimi video iscrivetevi e cliccate la campanella delle notifiche. Ci vediamo presto!